Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Siamo nel mese di febbraio, devo dire che febbraio è un mese particolarmente incerto per la gestione degli alveari e per questo motivo ho deciso di fare il video dei lavori del calendario apistico nel mese di febbraio. Eccoci qua ragazzi, allora prima di continuare con il video voglio dirvi che il calendario di Apissima è disponibile per essere scaricato. Qui sotto nel link in descrizione troverete i file in PDF mese per mese che sono già pronti per la stampa. Se non avete la possibilità di stamparvi il vostro file, vi consiglio di contattare sul gruppo Facebook Apissima Donato Zungrone che vi spedirà il calendario a casa in maniera molto rapida e veloce. Quindi prima di tutto Donato, ti ringrazio per avermi dato copia del calendario, un calendario dove io personalmente ho contribuito con i lavori mese per mese, che è questa playlist che sto facendo dal mese di ottobre fino ad adesso, che durerà praticamente un anno, e vi consiglio di dare un'occhiata ai file in PDF e se vi piace di richiederne una copia o di stamparvela. Bene, allora ragazzi, il mese di febbraio, come ho detto qua nella intro del video, è un mese molto incerto per le nostre famiglie. Vediamo gli alveari che cominciano a svilupparsi, vediamo le giornate che cominciano ad essere un pochino più calde rispetto al solito, arrivando a punte di anche 15-16 gradi. Parliamo del nord Italia dove ho gli apiari io. Qui sono sul mio apiario sul Tiglio e tutte le famiglie ormai sono già partite. Siamo in media sui 2 telai di covata, non completamente estesa ma insomma già una buona covata, quindi istintivamente si potrebbe ricorrere nell'errore di voler aiutare le famiglie a svilupparsi. Ecco, questo è il primo errore che non dovete fare. Dovete invece di allargare le famiglie, dovete invece restringerle. Restringere la famiglia adesso è un'operazione molto importante che permetterà di avere uno sviluppo più legato all'andamento stagionale e nel caso di ritorno di freddo potete stare tranquilli che il numero di api presenti nella cassetta saprà gestire la covata che la regina avrà deposto. Se invece noi lasciamo il nido su tutti i favi disponibili nell'alveare, può darsi che la regina, magari sentendosi un pochino sottotono come numero di api al seguito, potesse cominciare a covare un po' su tutti i telai, provocando così un abbandono di covata e nei casi più gravi anche manifestazioni di virus e malattie relative sempre alla covata. Quindi ragazzi, la prima cosa da fare nel mese di febbraio è stringere le nostre famiglie. Quando le giornate lo permettono, come ad esempio oggi, qui abbiamo 13 gradi, siamo ormai verso sera, dobbiamo aprire le cassette e fare delle visite approfondite. Ormai la stagione è partita un po' su tutta la penisola, perché se è partita qui al nord in pianura padana, figuriamoci al centro Italia o addirittura nel sud dove saranno già presenti i primi fuchi. Dobbiamo aprire le cassette e vedere l'effettivo stato della nostra famiglia. Quindi prima di tutto monitorare il numero di telai che le api possono coprire, stringere le famiglie su questo numero di telai e valutare anche la presenza delle scorte, perché in questo periodo la famiglia dovrà nutrire, oltre che se stessa, anche della covata. Quindi è essenziale che la famiglia abbia le scorte a disposizione e nel caso mancassero dobbiamo assolutamente fornire la nutrizione necessaria. Quindi il candito, meglio ancora il candito proteico, perché con la proteina possiamo dare una mano alla gestione della covata. L'altra cosa da fare per gestire le famiglie, che le famiglie devono essere in buon stato di salute, il numero congruo di api, quindi non meno di 3 telai di api, insomma, che non siano orfane. È facile trovare casi di orfanità all'inizio dell'anno, ed è tutto normale, casi addirittura anche di famiglie già fucaiole perché magari sono orfane da diverso tempo, e in questo caso noi dobbiamo fare ricorso ai nostri nuclei che abbiamo preparato l'estate precedente per poter riunire e per poter dare una regina feconda alla famiglia che è rimasta orfana. Ricordo a tutti che in questo periodo
possiamo fare le riunioni, le sostituzioni di regine senza particolari accorgimenti, quindi senza spargere farine o zuccheri o spruzzare acqua zuccherata sulle nostre api, perché in questo periodo le api sanno bene che hanno bisogno di una regina e di una regina che sia in grado di deporre uova da operaia, quindi saranno ben propense ad accettare quello che noi gli proporremo. Un'altra cosa da fare, insomma, cominciamo a prepararci i fogliiceri che serviranno qui a breve per affrontare l'avvio della stagione, e soprattutto, lo rimarco un'altra volta, non abbiate fretta a stimolare le famiglie, non abbiate fretta ad allargare le famiglie, non abbiate fretta a vedere casse stracolme di api, perché non è ancora il periodo. Adesso dobbiamo partire con le famiglie sul numero di telai congruo, quindi dai 3-4 telai in su. Vi dico già che se abbiamo delle famiglie su 4, 5, 6 telai è assolutamente normale, anzi mi viene da dire che addirittura quasi quasi è meglio non avere famiglie esplosive su 7-8 telai già adesso, perché saranno quelle che poi andranno presto in febbre sciamatoria, che ci creeranno dei problemi. Se noi abbiamo le famiglie adesso un pochino più contenute, potremo accompagnarle con lo sviluppo esponenziale della covata e quindi della popolazione, senza che vadano incontro a febbre sciamatorie. Quindi ragazzi, in linea di massima quello che vi volevo dire è questo. Io sono anch'io ansioso di poter cominciare a stimolare le mie famiglie, cominciare a vedere le famiglie che cominciano a riempire tutto il nido. Sono anch'io ansioso di poter mettere i primi melari, però dobbiamo seguire l'andamento stagionale. Siamo solo a febbraio, un mese che è sempre stato molto, molto freddo. Io ricordo alcuni anni fa si sono raggiunte anche le temperature abbondantemente sotto lo zero in questo periodo, quindi teniamo le famiglie strette il più possibile. Avremo poi occasione di allargarle tra un mesetto, quando comincerà a stabilizzarsi un pochino di più la stagione. Come al solito ragazzi, io vi ringrazio se avete seguito il video fino a questo punto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere like al video se vi è sembrato interessante. Valutate come sempre la possibilità di supportare il canale con gli abbonamenti o con i link affiliati che trovate in descrizione, e vi ricordo ancora una volta, se non l'avete ancora fatto, di scaricarvi o di richiedere il calendario di Apissima, dove troverete già tutti i lavori mese per mese da fare in apicoltura. Per questo video è tutto ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!